Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerei i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione, assumere Aclasta durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti, farmaci esteri. Cosa Aclasta? Aclasta è un farmaco a base del principio attivo acido zoledronico monoidrato, appartenente alla categoria degli osteomodulanti e nello specifico bifosfonati. È commercializzato in Italia dall'azienda Sandoz SpA. Aclasta può essere prescritto con ricetta RNRL, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti. Confezioni: Aclasta 5 mg Soluz. Per Inf. EV1 flacone 100 ml. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Novartis Eurofarm Ltd. Concessionario: Sandoz SpA. Ricetta: RNRL, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti. Classe H. Principio attivo: acido zoledronico monoidrato. Gruppo terapeutico: osteomodulanti. Forma farmaceutica: soluzione, uso interno. Indicazioni: trattamento dell'osteoporosi nelle donne in post-menopausa, negli uomini adulti ad aumentato rischio di fratture, compresi quelli con una recente frattura dell'anca da trauma lieve. Trattamento dell'osteoporosi associata a terapia sistemica a lungo termine con glucocorticoidi in donne in post-menopausa, in uomini adulti ad aumentato rischio di frattura. Trattamento del morbo di Paget osseo negli adulti. Posologia. I pazienti devono essere idratati adeguatamente prima della somministrazione di Aclasta. CHA particolarmente importante per gli anziani, a 0-65 anni, e per i pazienti in terapia con diuretici. Si raccomanda di associare alla somministrazione di Aclasta un adeguato supplemento di calcio e vitamina D. Osteoporosi. Per il trattamento dell'osteoporosi post-menopausale, dell'osteoporosi nell'uomo e per il trattamento dell'osteoporosi associata a terapia sistemica a lungo termine con glucocorticoidi, la dose raccomandata è una singola infusione endovenosa di Aclasta 5 mg somministrata una volta all'anno. Non è stata stabilita la durata ottimale del trattamento con bisfosfonati per l'osteoporosi. La necessità di un trattamento continuativo deve essere rivalutata in ogni singolo paziente periodicamente in funzione dei benefici e rischi potenziali di Aclasta, in particolare dopo 5 o più anni d'uso. Nei pazienti con una recente frattura dell'anca da trauma lieve, si raccomanda la somministrazione per infusione di Aclasta almeno 2 settimane dopo guarigione della frattura dell'anca, vedere paragrafo 5.1. Nei pazienti con una recente frattura dell'anca da trauma lieve, si raccomanda la somministrazione di una dose di carico da 50.000 a 125.000 UV di vitamina D, somministrata per via orale o per via intramuscolare, precedentemente alla prima infusione di Aclasta. Morbo di Paget. Per il trattamento del morbo di Paget, Aclasta deve essere prescritto solo da medici esperti nel trattamento del morbo di Paget osseo. La dose raccomandata è una singola infusione endovenosa di Aclasta 5 mg. Ai pazienti con il morbo di Paget è fortemente consigliato garantire un adeguato supplemento di calcio corrispondente ad almeno 500 mg di calcio elementare 2 volte al giorno almeno nei 10 giorni successivi alla somministrazione di Aclasta, vedere paragrafo 4.4. Ritrattamento del morbo di Paget. Nel morbo di Paget, dopo il trattamento iniziale con Aclasta, è stato osservato un periodo di remissione prolungato nei pazienti rispondenti. Il ritrattamento nei pazienti con recidiva consiste in un'ulteriore infusione endovenosa di Aclasta 5 mg dopo un intervallo di un anno o più dal trattamento iniziale. Sono disponibili dati limitati sul ritrattamento del morbo di Paget, vedere paragrafo 5.1.
Popolazioni speciali. Pazienti con compromissione renale. Aclasta A controindicato nei pazienti con clearance della creatinina 35 ml/min, vedere paragrafi 4, 3 e 4. Nei pazienti con clearance della creatinina 0 in 35 ml/min non è necessario un aggiustamento della dose. Pazienti con compromissione epatica non ha richiesto un aggiustamento della dose, vedere paragrafo 5, 2. Anziani, a 0 yen 65 anni. Poiché copyright la biodisponibilità, la distribuzione e l'eliminazione erano simili nei pazienti anziani e nei soggetti più giovani, non è necessario un aggiustamento della dose. Popolazione pediatrica. Aclasta non deve essere usato nei bambini e negli adolescenti di età inferiore a 18 anni. Non ci sono dati disponibili per i bambini al di sotto dei 5 anni di età. I dati al momento disponibili per bambini di età compresa tra 5 e 17 anni sono riportati nel paragrafo 5, 1. Modo di somministrazione. Uso endovenoso. Aclasta ha somministrato attraverso una linea infusionale con membrana di ventilazione e viene somministrato lentamente a velocità di infusione costante. Il tempo di infusione non deve essere inferiore a 15 minuti. Per informazioni sulla modalità di infusione di Aclasta, vedere il paragrafo 6, 6. Ai pazienti trattati con Aclasta deve essere fornito il foglio illustrativo e la carta di promemoria per il paziente. Controindicazioni. Ipersensibilità al principio attivo, a qualsiasi bisfosfonato, ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6, 1. Pazienti con ipocalcemia, vedere paragrafo 4, 4. Grave compromissione renale con clearance della creatinina. 35 ml/min, vedere paragrafo 4, 4. Gravidanza e allattamento, vedere paragrafo 4, 6. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Funzione renale. L'uso di Aclasta in pazienti con grave compromissione renale, clearance della creatinina. 35 ml/min, ha controindicato a causa di un aumento del rischio di insufficienza renale vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Non sono stati effettuati studi di interazione con altri medicinali. L'acido zoledronico non ha metabolizzato a livello sistemico e non influenza in vitro l'attività degli enzimi del citocromo P450 umano. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Aclasta durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Aclasta durante la gravidanza e l'allattamento. Donne potenzialmente fertili. Aclasta non è raccomandato in donne in età fertile. Gravidanza. Aclasta ha controindicato durante la gravidanza, vedere paragrafo 4, 3. Non vi sono dati adeguati riguardanti l'uso dell'acido, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Reazioni avverse, come per esempio capogiro, possono alterare la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari. Effetti indesiderati. Riassunto del profilo di sicurezza. La percentuale complessiva di pazienti che hanno manifestato reazioni avverse era pari rispettivamente a 44,7%, 16,7% e 10,2% dopo la prima, la seconda e vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. L'esperienza clinica con sovradosaggio acuto è limitata. Pazienti che sono stati trattati con dosi superiori a quelle raccomandate devono essere monitorati con particolare attenzione. In caso di sovradosaggio che comporti un'ipocalcemia clinicamente significativa, può essere effettuata una terapia sintomatica mediante la somministrazione di un supplemento di calcio per via orale o di calcio gluconato per infusione endovenosa. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Farmaci per il trattamento delle malattie delle ossa, bisfosfonati, codice ATC.
M05-08. Meccanismo di azione. L'acido zoledronico appartiene alla classe dei bisfosfonati contenenti azoto ed agisce principalmente sulle proprietà farmacocinetiche. Infusioni singole e multiple di 5 e 15 minuti di 2, 4, 8 e 16 mg di acido zoledronico in 64 pazienti hanno evidenziato i seguenti dati di farmacocinetica, indipendentemente, dati preclinici di sicurezza. Tossicità acuta. La dose massima non letale per somministrazione endovenosa singola è stata pari a 10 mg/kg di peso corporeo nel topo e pari a 0,6 mg/kg nel ratto. In elenco degli eccipienti: mannitolo, sodio citrato, acqua per preparazioni iniettabili. Fonte: foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile. Iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.